Eccoci, ciao a tutti, Benvenuti. benvenuti al nostro canale e sempre per ricordarvi il nostro argomento è sempre legato al mondo spirituale da un punto di vista del momento astrologico attuale. Se vi piace come sempre i nostri incontri, premete il like e iscrivetevi al canale così vi arrivano sempre i nostri incontri, giusto? Esatto, rimanete sempre aggiornati. Esatto, esatto. Bene, oggi vi racconteremo che cosa vuol dire questo mese di ultimi giorni di gennaio e il mese di febbraio, cioè andiamo a contattare questa energia dell'acquario, del segno dell'acquario. Intanto buon compleanno a tutti gli acquari, specialmente a Sara che farà il compleanno appunto questo 24 di gennaio, e quindi buon compleanno a tutti e andiamo a parlare subito di questa energia spirituale, no? Che riporta questo segno molto particolare, il segno dell'acquario, intimamente legato a mondi sottili e non riconosciuti, non visti da tutti. Questo, gli ultimi, diciamo, tre segni dello zodiaco, il Capricorno, l'Acquario e i Pesci, sono i segni che veramente vanno ad elevare la natura della materia. E quindi ci troviamo già, nonostante il Capricorno dà questo senso, no, un po' cupo, un po' di un grandissimo lavoro sulla materialità e sulle concretezze, in realtà, essendo l'ultimo segno di terra, manifesta, cioè è come il guardiano del portale, no? Se tu veramente oltrepassi questa prova materica molto impegnativa, puoi andare oltre le dimensioni e logicamente oltre le dimensioni ti portano le energie dell'acquario e dei pesci, no? Però sono questi tre ultimi segni che manifestano questa natura con molta forza. E appunto questo mese troviamo il segno dell'acquario che inizia con questa forte, intrigante luna nuova che si fa a 1 grado e 32 minuti del segno dell'acquario, quindi c'è il sole e la luna congiunti a questi gradi dell'acquario e si portano dietro la presenza, la potente presenza di un Plutone che è nel segno ancora del Capricorno, però è in una stretta congiunzione, in un intimo collegamento con questa luna nuova. E adesso vi racconteremo che cosa vuole dire in prima istanza, in primo gioco, questa forte congiunzione. Esatto. Allora, è una congiunzione che ha un'importanza molto grande perché è una sorta di preludio a tutti i cambiamenti grandi, ai grandi cambiamenti planetari di cui abbiamo parlato nel nostro video, se lo volete andare a rivedere, sempre presente su YouTube, delle previsioni del 2023, dove abbiamo detto, previsioni sempre spirituali, dove abbiamo detto appunto che era un anno importante di tanti cambiamenti. Primo fra tutti il cambiamento epocale, perché primo fra tutti perché avviene dopo tanto tempo, di segno di Plutone, che passerà a marzo nel segno dell'Acquario appunto. E quindi questa luna in Acquario che si fa al primo grado e in aspetto a Plutone, è come se ci stesse veramente dicendo preparati emotivamente a questo viaggio che partirà, è solo l'inizio, è un viaggio molto lungo, che partirà appunto da marzo e che avrà lo scopo di trasformare il potere, questo potere che andrà ad assorbire temi acquariani e tutto parte proprio
ora, con questa lunazione, dentro di noi, intimamente, nel nostro intimo, dai nostri sentimenti, per capire che cosa, no, ci chiede il cielo, no, a livello evolutivo e spiritualmente. Dobbiamo capire questo segno dell'Acquario, perché tutto capita in questo segno. I valori dell'Acquario sono di difficile comprensione, come lo sono anche quelli dei pesci. Sono gli ultimi due segni e sono i segni più strambi e più difficilmente comprensibili e catalogabili. E quindi già con l'Acquario siamo un po' con un bel punto di domanda, perché non si capisce mai bene, no? Non si riesce mai a fare la quadra effettiva dei valori di questo segno. Sicuramente però sappiamo che un valore di questo segno profondo è il sovvertimento dell'ordine, ma non in termini di non ci sto, voglio rivoluzionare, dico no, no, che sono un po' più marziali. Diciamo proprio in termini di non riconosco il valore di quest'ordine, che è solo perché mi dite che è così. Un po' questo è proprio l'anima dell'Acquario, cioè tutti noi, quando nasciamo in una famiglia, quando nasciamo in una società, ci riconosciamo quantomeno inizialmente in quell'ordine. Poi col tempo possiamo dire sì, però questo va, o no, questo non ci sto perché ho sentito che mi fa male, ho visto che, però nel tempo. Invece l'Acquario è come se proprio innatamente dica: boh, perché? Cioè, ponga la domanda, perché è così? Solo perché lo dici tu? Solo perché lo dicono tutti? Ma no? E quindi c'è questo senso del non riconoscere il valore solo di un ordine, ok? Perché è dominato anche da Saturno, solo perché è riconosciuto dagli altri, solo perché è sempre stato così, solo perché... Ecco, c'è questo bel punto di domanda. E quindi la luna in Acquario e parla delle emozioni, e quindi magari un modo di vedere nuovo e diverso, riconoscere le proprie emozioni in un modo nuovo e diverso, non solo perché è sempre stato così, perché ho sempre detto che quella mia emozione, quel mio sentimento nasce da quello. Uniamo a questo concetto un'altra parte molto tosta dell'Acquario, che è l'intuizione, no? Cioè, così dal cielo mi viene questa intuizione, mi illumino, no? E cade dal cielo proprio perché non è un'informazione, una comprensione che mi viene data da mio padre, dal capo dello Stato, dal mio insegnante, non è stata ricevuta, masticata da qualcun altro, donata a me, no? E poi magari io la revisiono. Mi è proprio venuta a me, no? E quindi è come se i nostri sentimenti potessero essere liberi di essere intuiti in un modo diverso, fregandosene, questo è il punto, più che mettendo in discussione, lottando, fregandosene di quello, di come sono stati sempre catalogati prima i nostri sentimenti e soprattutto il nostro intimo ruolo. Perché parlo di ruolo? Perché non a caso, proprio quando il Sole attraversa la costellazione dell'Acquario, è il periodo del Carnevale, no? Il Carnevale è una festa che ha delle origini antichissime, no? Noi troviamo quello che noi definiamo carnevale in tantissime culture, anche se non lo chiamano tali, molte culture proprio anche con forti tradizioni etniche, e quindi non dobbiamo solo pensare al carnevale di Venezia con le maschere tutte, ma pensiamo anche ai mamutones della Sardegna, che sono tutto un altro genere, pensiamo a tutte quelle pratiche che definiamo carnevalesche perché diciamo che è un punto, un momento durante l'anno in cui i ruoli sociali sono liberi di saltare, non sono riconosciuti. Il valore, il mio valore, che è sempre dato da una società, da un clan, da una famiglia, non ha valore in quel momento. Quindi io sono libero di fare un po' ciò che voglio in quel momento. È come un punto zero, giusto? Il carnevale nasce per quel motivo. Nascono questi momenti di risata, di goliardia, delle volte neanche troppo carini. Adesso ce la viviamo meglio, ma all'epoca erano anche un po' volgari, piuttosto che nascono anche abbastanza violenti delle volte. Proprio Burlone, sì, burlone. per dare libero
sfogo a una pressione sociale che, siccome è troppa, nelle società soprattutto molto strutturate, c'è un momento in cui si dice, vabbè, lì per quel periodo lì ogni scherzo vale, no? Ogni cosa vale, puoi fare un po' che vuoi, ti cambi la maschera, no? Noi abbiamo sempre una maschera, un vestito, lo puoi cambiare con chi vuoi tu per sfogarti, no? E poi, questo è il senso del carnevale, no? E poi tornare in te e stare nel tuo ruolo, no? Però non è un caso che il momento in cui non ci sono ruoli sia proprio nel segno dell'Acquario, perché l'Acquario è un momento di disordine, questo voglio dire, quello del carnevale, non è di un nuovo ordine, una rivoluzione, cioè mi ribello per fondare un'altra cosa, per dire no, è un momento in cui sei libero, perché non riconosci la tua maschera. E quindi sei libero di giocare, di scherzare, di provare, di testare. E quindi Sì, è puoi un fare momento. il matto in qualche modo, no? Puoi proprio portare questa energia dell'acquario a quella espressione molto conosciuta di sei matto. Esatto, che infatti rende quell'acquario così col punto di domanda quando lo osserviamo, no? Ma questo chi è? Sembra un po' matto, no? Perché lui parte da delle, come si dice, da delle basi, Premesse. dalle premesse, esatto, che non sono condivise. Questo è il punto, ok? Ma non di ostentata ribellione, perché altrimenti non è che non sono riconosciute, sono l'opposto. Lui dice di no. No, giusto? E invece è Giusto. proprio altre, ecco. E quindi questa lunazione, dicevamo, ci invita a fare questo carnevale dentro i nostri sentimenti, provare emozioni, cioè darci un po' di libertà. Ma perché devo avere sempre il ruolo della vittima? Ma perché mi sono sempre presa il ruolo della persona rancorosa? Perché piango sempre? Oppure il contrario, perché sono sempre freddo? Devo essere sempre io quello che non prova mai niente? Mettere in dubbio la radice, no? Del nostro sentire e soprattutto il ruolo, pensiamo alla maschera, no? E sentirsi un po' così, un po' liberi, perché quel Plutone che va lì è come che dicesse, Plutone è il potere, no? Voglio farti sentire che viene a te questo potere, no? Perché noi tante volte. Soprattutto da un punto di vista sociale, cioè della tua immagine con la società, perché magari questo noi siamo capaci di farlo nell'intimità, no? Però qual è la tua maschera nel mondo, no? Col mondo, e questa maschera la farai sempre così o sei disposto a smascherarti e metterti altre, no? O fare ancora di meglio, fregartene altamente delle maschere. Esatto, perché lo scherzo è quello, no? Per la presa in giro è proprio, cioè, voglio dire proprio denigrare, ma sì, cioè non ha valore, giusto? Ma che valore, cioè tu gli dai tutta questa importanza e io la prendo in giro, è il massimo, no? Sappiamo che Charlie Chaplin ebbe un sacco di problemi quando prese in giro capi di Stato nazisti, no? Perché ci sono delle cose con cui non si può scherzare, invece il periodo dell'Acquario dice liberi tutti, no? E parte proprio da questa lunazione. Quindi tutto ha un centro molto intimo, però come diceva ben Graziella, come i nostri sentimenti, la nostra emotività viene percepita e provata e compresa da noi attraverso il filtro della società, dove per società possiamo intendere proprio ruoli effettivamente sociali, no? Quindi il ruolo della donna in questa società, il ruolo della moglie in questa società, il mio ruolo di capo, il mio ruolo di collega, il mio ruolo di qualsiasi cosa, oppure anche all'interno di una società più piccola, quindi quella familiare, perché anche quelli sono ruoli molto sociali. Sì, e quindi questo diciamo che rientra dentro un mese che apre le porte all'entrata di Plutone a marzo nel segno dell'Acquario, quindi è questa l'importanza fondamentale, no? Anche di questa luna nuova che sta già segnalando una strada che a marzo, per motivazioni appunto di questo cambio di Plutone, inizia anche a aprirsi di più.
Poi giustamente sempre un inizio, Plutone rimarrà lì solo per 3 mesi, da marzo fino a 3 mesi, poi tornerà nel Capricorno, però i grandi cambiamenti nella vita e nella società si fanno sempre passo a passo, non si fa mai da un giorno all'altro, nonostante l'evento pratico possa sembrare che sia fatto da un giorno all'altro, no? Quindi diciamo che questo è, noi vi stiamo parlando del processo che non è solo segnato da questa lunazione, ma anche da un'altra importante congiunzione, che è quella di Saturno congiunto a la Venere, sempre nell'Aquario, a 24 gradi dell'Aquario, che si fa nello stesso momento in cui si fa la lunazione, e quindi che segna anche questo periodo, questo mese, va a proprio dargli un colore, e che è tra l'altro l'ultima congiunzione da qua fino a 30 anni, sì, 30-31 anni, di Saturno con la Venere nel segno dell'Acquario. Quindi anche questo è molto importante, perché va proprio a concludere un percorso lungo, e questo percorso appunto è segnato da questi ultimi anni, dove in qualche modo tutto il mondo emotivo è stato dovuto essere lasciato da parte. Essere lasciato da parte, ha vissuto ogni passaggio della Venere sul segno dell'Acquario, ha vissuto una costrizione, una limitazione, ma anche una costruttività per alcune persone, no? Però questa costruzione, sempre nel segno dell'Acquario, parla del poter costruire qualcosa di solido, ma non qualcosa di emotivo o di emozionalmente coinvolgente, perché sono i segni d'acqua quelli che desiderano costruire qualcosa importante da un punto di vista emotivo. Ok? E quindi questa si conclude con questo un ciclo dove le emozioni vanno contenute dentro di una forma, diciamo, tradizionale, o almeno non troppo al di fuori di una forma, ok? E passa verso un periodo in cui l'emotività, e questo sarà a partire del mese prossimo, no? A partire da marzo, perché apre proprio il gioco questo segno prossimo, che sarà alla fine di febbraio, inizio di marzo, dei pesci, che permetterà appunto un nuovo ingresso anche di Saturno nel segno dei pesci, e quindi una nuova emotività, un permesso alla costruzione di un sentimento che si sosterrà da un punto di vista emotivo. Esatto, sì, avremo molta più libertà espressiva dei sentimenti. Questa freddura acquariana di Venere nell'Acquario, che già è freddo, in più anche Saturno, è molto legata a queste evoluzioni che stiamo facendo, perché l'uomo è fatto di più elementi, ma l'evoluzione parte da una conoscenza mentale, nel senso che il primo gancio è comprendere una verità, oppure svelare una bugia, perché se io credo che quella cosa sia vera, vado avanti anche se soffro, anche se ci siamo immolati a tantissime cause che pensavamo fossero mentalmente credibili, no? Quindi è come se questa congiunzione sì, ci tenesse a essere freddi, ma per darci qualche categoria mentale nuova, no? Non già preconfezionata, che ha a che fare con gli affetti, i sentimenti. Dopo basta, non avremo questo bisogno, ma potremmo liberamente esprimerci ed espanderci sentimentalmente sulla base di nuove categorie.
Però non capita questo mese, diciamo, non appartiene a questo mese questa nuova apertura, quindi solo per raccontarvi che questo è un momento anche di comprendere, no? Chiaramente le nostre emozioni, i nostri sentimenti, dove non si stanno appoggiando, dare anche una apertura, come dire, ecco quello che diceva primo Sara, no? Che non si sostengano necessariamente su valori acquisiti familiari, ma che possano formare parte, questi ultimi affetti dell'ultimo periodo, di un valore acquisito personale, no? Che non apparteneva necessariamente alla mia storia, e questo rende più ricco il sentimento, no? Perché lo rende più mio, meno sostenuto da un passato, e quindi anche questa realtà riesce a trovare una forma dentro di questo mese dell'Acquario. E oltre a questo, gli ultimi aspetti importanti che vi vogliamo raccontare di questo mese è il fatto che tutti i pianeti a partire dal 22, quindi già nell'inizio proprio del segno, saranno finalmente diretti. Sì, in questo ultimo mese è diventato diretto Marte il 12 di gennaio, e il 18 è diventato anche diretto Mercurio, quindi gli ultimi pianeti, e il 22 lo fa pure Urano, che è importantissimo in questo contesto appunto acquariano, no? Della libertà, della libera espressione di qualcosa che non mi appartiene come cultura, ma mi appartiene come individuo, no? Come individuo completamente indipendente, ma allo stesso tempo inserito in una società. Esatto. E quindi che vuol dire, no? Questa diretta, no? Presenza di tutti i pianeti diretti, Sara, come vorresti... Sicuramente è una spinta, una spinta positiva che sentiremo dopo tanto tempo passato a sentirci sempre fermati, no? E che sentiremo sempre di più, no? Perché poi man mano che il cielo cambia, tante frenate, tanti freni a mani tirati andranno via, no? E già da adesso sentiremo questa spinta all'azione. È arrivato il tempo di buttarsi, di cominciare a sperimentare. Esatto, questa bellissima spinta, proprio ci buttiamo almeno per 3 mesi, questo è veramente forte, energia tutta in azione. E l'ultima piccola cosa è che se uno guarda il cielo in questo momento, guardando un oroscopo, vede che tutti i pianeti sono collocati come ciò che in astrologia si chiama una locomotiva, quindi un pianeta dietro l'altro, un pianeta dietro l'altro, tutti insieme. Quindi questo aspetto di locomotiva appunto indica quello, no? Si parte e si parte con tutte le energie insieme, nessuno rimane dietro, no? È come se parte un vagone, dopo parte l'altro, dopo parte l'altro, e tutti in sintonia, in sincronia. E quindi possiamo anche approfittare di tutta questa energia attiva, no? E che abbiamo formato negli ultimi mesi per partire in quarta come una locomotiva. Esatto, senza timori, perché tanto i tempi ce li dà sempre un po' il cielo e quindi non buttiamoci, nel senso che ci sarà poi il tempo di frenare, tornare indietro. Quando i pianeti cominciano a diventare retrogradi è proprio il tempo in cui noi possiamo dire: aspetta, cosa ho fatto? Va tutto bene? Devo riaggiustare il tiro. Questo è proprio il tempo dell'azione, quindi godiamocelo per tutte le volte che ci lamentiamo che non possiamo agire. Che non possiamo agire, che non possiamo fare. Quindi noi vi auguriamo
tante belle cose questo mese, tanta attività che veramente vi riempano la mente di nuove prospettive, perché dopo tutte queste nuove attività mentali diventeranno proprio si rinvigorizzeranno nel cuore a partire dal mese di marzo. Quindi vi auguriamo il meglio e vi ringraziamo per la vostra presenza. Grazie a tutti. Alla prossima!